Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di settembre 2022. Grazie. Wow, abbiamo la carta della voglia, della forza sarebbe. Probabilmente è un periodo dove dovrete lavorare o focalizzarvi sulla vostra forza, sia quella di volontà che d'animo, direi. Quando arriva la carta della forza si parla di una capacità di controllo da dover sviluppare. Vediamo con gli oracoli. Ok, grazie. Abbiamo, wow, arrivare al traguardo ed è probabilmente per quello che avete bisogno di forza di volontà. Quindi qualsiasi sia il vostro obiettivo, il vostro appunto traguardo, in questo periodo è molto facile che lo raggiungerete o perlomeno andrete molto molto vicino a quello che è il vostro traguardo. Poi abbiamo il vento cambia, quindi aspettatevi di avere un periodo, diciamo, positivo nel caso arriviate da un periodo negativo, magari è un periodo in cui avete lavorato molto, di conseguenza è un periodo in cui probabilmente siete stanchi e arriverà quello che è un cambio di direzione, un cambio di attitudine, un cambio della realtà, mi verrebbe da dire, perché se fino ad adesso qualche cosa è andato a rilento, adesso ci sarà quella marcia in più, se vogliamo, per appunto arrivare al traguardo. È valido anche all'inverso, quindi se fino ad adesso le cose fossero andate a gonfie vele, potrebbe essere che da adesso in avanti subiscano un rallentamento. Questa è una carta numero 12, arrivare al traguardo è una carta numero 47 e poi abbiamo la carta numero 11, secondo le regole. In effetti, se le leggiamo anche tutte insieme, ha un senso, perché qui arrivare al traguardo implica forza di volontà, determinazione, costanza, perché il vento cambia direzione, nel senso che come in ogni cosa ci sono gli alti e bassi e l'universo vi dice che ci sono certi tipi di apprendimenti, certi tipi di percorsi che hanno bisogno dei loro tempi, delle loro regole. Qui potrebbe anche fare riferimento proprio alle regole universali, alle leggi universali, ok? Una legge del karma, la legge di compensazione. Cercateli su YouTube. Io intanto vi voglio ricordare che le letture sono comunque di carattere generale, sono fatte per un collettivo e potrebbe non risuonare tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete, mi è caduta una carta, la raccolgo, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Iniziamo con l'imperatore e un 6 di spade. Quindi qui si parte da una situazione stabile, da una situazione di tipo concreto, magari anche da diverso tempo che si cerca di creare questo tipo di stabilità. Infatti io vi dicevo, qui sento che c'è un arrivare al traguardo, è qualcosa che si è costruito nel tempo e per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a un padre, eh? E con questo 6 di spade c'è la necessità in qualche modo di prendere distanza da qualche tipo di figura paterna, appunto, o di stabilità, di concretezza, di zona di comfort, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un 4 di coppe. Io credo che questo arrivare al traguardo rappresenti un po' questo 4 di coppe, il fatto di voler qualche cosa che in questo momento non avete. In realtà il 4 di coppe è la carta che io associo un po' alla cecità, no? Nel senso che è come se vi
vi state focalizzando fondamentalmente su quello che è il bicchiere mezzo vuoto e invece di rendervi conto delle altre 3 coppe che avete già qui, voi state guardando l'unica coppa che non avete fondamentalmente. Ricordatevi che il vento cambia direzione, che questo non è così per sempre. È una cosa che potrebbe cambiare. Abbiamo un 6 di pentacoli al contrario e qui sento che fa riferimento a un vostro proprio equilibrio di tipo pratico. Ricordatevi che qui avete la carta numero 11 che è il secondo le regole, quindi qui ci vuole un tempo di riequilibrio, di riassestamento se vogliamo, anche proprio da un punto di vista economico, pratico. Probabilmente qualcuno crede che questo traguardo sia lontano proprio perché non si è in quell'equilibrio finanziario, monetario, concreto che si vorrebbe. Ma abbiamo poi un 4 di spade. Il 4 di spade parla comunque di una guarigione, è la carta di qualcuno che si prende un periodo e potrei vederlo anche qui con questo 6 di spade, è qualcuno che si prende un periodo per ricaricare le pile, ma ve lo dicevo già all'inizio, sento che c'è della stanchezza comunque inerente a una situazione, magari proprio inerente a una casa, magari non lo so, qualcuno sta facendo fatica ad acquistare una casa, a comprare una casa, insomma, o a venderla magari per qualcuno. Abbiamo poi un cavaliere di bastoni, non male. Non male perché potrebbe essere una persona che entra nel futuro e quando c'è il cavaliere, scusate, il cavaliere di bastoni, è sempre una persona che, diciamo, scalda la camera da letto e quindi è una persona focosa, passionale, è una persona entusiasta e abbiamo anche la carta della luna, quindi per molte persone potrebbe essere qualcuno che ritorna dal passato. Mm. Ho come la sensazione che qui si arrivi da quello che è stato un lavoro duro, un lavoro costruito, un qualche cosa, una coppia anche proprio consolidata, una casa completamente ristrutturata, piuttosto che c'è qua una famiglia anche, perché vi ricordo che l'imperatore fa riferimento al padre, quindi c'è qualche cosa di ben strutturato dalla quale voi comunque cercate di prendere distanza. Non c'è una reale, diciamo, sicurezza da un punto di vista pratico, però non vi preoccupate perché il vento cambia direzione, quindi se anche in questo momento vi sentite un po' così, diciamo, spersi, non vi preoccupate perché grazie a questo 4 di spade, al prendervi cura di voi stessi, al fatto che qualcuno magari si prenda proprio un periodo, nel senso che magari avete bisogno proprio di farvi una settimana in ritiro spirituale, in qualche clinica, per ricostituirvi, ok? E potrebbe anche essere, se c'è qualcuno appunto che fa questo ritiro spirituale o che si va in questa clinica per disintossicarsi, per dimagrire, mi parlano di dimagrire, potrebbe essere che lì incontriate qualcuno che vi fa in qualche modo vibrare. C'è la luna, ragazzi, fate attenzione alle paure e a quelle che potrebbero essere le vostre proiezioni, ok? Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere l'imperatore per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario, un 9 di spade e la ruota della fortuna. Qui c'è da fare qualche cambio con questo imperatore. Ripeto, lo sento come una cosa molto fissa, molto statica questo imperatore, molto costruita. E qui invece c'è bisogno di un cambio con questa ruota della fortuna a 360 gradi. O può anche darsi che sia arrivato in qualche modo un aiuto, un dono dall'alto, un qualche avvenimento sia successo per destino e che vi abbia portato verso questo 6 di spade che adesso andiamo a vedere. Il giudizio e il 5 di bastoni. Sembra che qui ci sia qualcuno che si sia un po' stufato dei continui litigi,
dei battibecchi, è come se ci fosse una sorta di risveglio con questa carta del giudizio, una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. E qui qualcuno decide di lasciarsi indietro appunto questi litigi, questi momenti conflittivi, conflittuali. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo la carta del matto, un 2 di spade al contrario e un 2 di pentacoli. Qui la difficoltà è affidarvi di voi stessi. Sento che molte persone fanno fatica ad avere fiducia nelle proprie qualità, sono indecisi. Comunque abbiamo un 2 di pentacoli. È un'altra carta che mi parla di karma e di qualche cosa che deve succedere perché voi prendiate coscienza e consapevolezza di quello che siete voi fondamentalmente. In realtà, guardate, sento che vi si stanno schiarendo le idee. Il punto qual è? È proprio questa questione economica che vi fa titubare, vi fa essere titubanti. Andiamo a vedere questo 6 di denari al contrario. Abbiamo la sacerdotessa e il 6 di coppe di nuovo. Potrebbe essere una relazione veramente per destino in qualche modo. Quello che sento è che non vi state connettendo con la vostra intuizione. È come se foste un po' attaccati a quello che è l'idealizzazione del sogno, senza realmente chiedervi dentro se rispecchia quello che volete voi. Non lo so, qui ho come perché comunque 6 di coppe è una carta di forte equilibrio e armonia, mentre 6 di pentacoli è una carta, al contrario, una carta di disequilibrio. Però se qui è un equilibrio da un punto di vista affettivo, potrebbe anche essere, visto che abbiamo anche la luna qui e il giudizio è qui, potrebbe proprio essere una di quelle storie molto lunghe che si sono costruite nel tempo e che in questo momento non danno più la stabilità che c'era prima, direi, che c'è all'inizio. Il vento cambia direzione, quindi non vorrei che qualcuno qui avesse cercato di mandare avanti le cose un po' per inerzia, per forza di volontà, e invece poi bisogna rendersi conto ad un certo punto che non è più come era agli inizi, le cose sono in disequilibrio. Andiamo a vedere questo 4 di spade perché qui c'è proprio qualcuno che ha bisogno di un supporto a livello psicologico, cioè di uno psicologo, di un medico, di un terapeuta. Abbiamo un cavaliere di coppe e un 10 di spade, un fante di coppe e un 10 di spade. Sì, ragazzi, potrebbe essere qualcuno che torna per farvi delle scuse, E le scuse potrebbero essere il vostro traguardo. Il fatto che comunque qui è un po' il mi fido o non mi fido, vado avanti o gli do una seconda possibilità. Qui c'è un movimento da parte di qualcuno, Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. 8 di bastoni al contrario. La carta del sole, un'altra volta l'imperatore e un 2 di coppe al contrario. Sì, sento che è veramente una relazione profonda quella che c'è. Potrebbe essere veramente di anime gemelle, perché ho tantissime carte che fanno riferimento a questo. Il punto è che sento che c'è qualcuno qui che non si vuole compromettere al 100%. Cioè, c'è questo 2 di coppe al contrario, c'è qualcuno che o ha paura di legarsi o ha paura appunto di compromettersi. E è un po' una presa di posizione, probabilmente, perché comunque il legame sincero c'è la carta del sole. Andiamo a vedere la luna, per piacere, grazie. Però ecco, anche vedendo questa carta, secondo le regole, è un po' come se ci fosse bisogno di seguire delle regole. Mi viene in mente le regole del corteggiamento. Cioè non basta tornare indietro e chiedere scusa e si riparte da capo. Qui c'è bisogno di metterci dell'impegno.
Abbiamo il Papa, scusate, il 6 di bastoni al contrario e il mondo al contrario. C'è una sorta di cambiamento nell'aria, ma già avevamo iniziato con la carta della ruota della fortuna, anche se il mondo in realtà è ancora al contrario. Ma perché c'è un ciclo qui che si deve terminare, c'è un ciclo di sofferenza che si deve chiudere. Vi dico, la carta del Papa porta comunque a quello che è un, se vogliamo, un passo in avanti, una presa di consapevolezza, ok? Ho come l'impressione che qui ci sia da muoversi da una situazione o da una relazione, ma si sia molto insicuri, non tanto da un punto di vista degli obiettivi che si hanno, ma più che altro da un punto di vista pratico, materiale. E qui nella seconda parte della lettura potrebbe essere che qualcuno faccia una presa, cioè abbia una presa di consapevolezza o faccia delle scuse. Qui si tratta di un qualche cosa che viene alla luce, diciamo così, no? Ehm, che dà la possibilità anche di chiudere questo ciclo di sofferenza di cui ci parla 10 di spade. Questa zona della lettura la vedo molto più bella, nel senso che è vero, probabilmente non c'è ancora questa voglia di compromettersi, però avete comunque due arcani maggiori molto forti, ed è un po' come se le carte vi dicessero state tranquilli perché comunque anche se la persona non si compromette, il legame che provate che c'è è forte. Tuttavia non viene ancora comunicato. L'otto di bastoni è al contrario. Per quello che c'è un sì o non sì, nel senso rimanete per adesso lì in questa situazione e cercate di entrare dentro quello che è la parte spirituale, cosa vi lega a questa persona a livello, a livello mentale, a livello spirituale, a livello di valori, senza attaccarvi troppo al ruolo, al siamo fidanzati, non siamo fidanzati, ci vediamo, non ci vediamo, siamo amici, più di amici. Non è importante qui la definizione o l'incasellamento, qui l'importante è che ci si viva questa relazione a pieno. Andiamo a vedere per i single, qualche carta, qualche consiglio. Ah, il Papa un'altra volta, ma che bello. 10 di bastoni, la carta del Papa è un 3 di spade al contrario. Sento che qui ragazzi con questo 10 di bastoni qualcuno sta facendo o ha già fatto un lavoro di chiusura a ciclo, qualcuno ha iniziato a vedere meglio se stesso. La carta dei 10 di bastoni ci ricorda tutte le aspettative che hanno gli altri su di noi e che noi ci sentiamo in dovere di soddisfare. In questo caso è stato fatto un lavoro di pulizia ed è grazie a quello che si sta anche un po' dissolvendo il dolore. Qui avete comunque un cavaliere di bastoni, quindi potrebbe entrare qualcuno e qui avete il Papa. Io sento che sarà qualcuno con cui siete in profonda unione spirituale. Mm? Potrebbe anche essere un terapeuta perché qua vi dicevo che qualcuno potrebbe trovare giovamento nell'andare da uno psicologo o da un terapeuta proprio per sciogliere questo dolore in modo da approcciarsi in modo più equilibrato anche alla prossima relazione che entra, insomma. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono attualmente in una relazione, che consiglio vi danno. Abbiamo un cavaliere di spade, un 3 di bastoni al contrario, un 4 di bastoni al contrario. Sì, qui è come se dicessero, ok, rallentate un attimo il passo, siete un po' troppo... È come se vi dicessero state correndo. Fondamentalmente il cavaliere di spade è uno dei cavalieri che ha l'energia più veloce dei 4 cavalieri che ci sono nel mazzo dei tarocchi. Quindi è veramente una persona determinata, appunto all'obiettivo, va dritto fino in fondo, ma è anche una di quelle energie che va e che viene. Quindi tutta questa insicurezza che voi sentite a livello pratico può anche essere dovuta al fatto che il partner
certe volte sembra esservi vicino, certe volte sembra essere molto lontano, molto assente. In realtà non è un'assenza da un punto di vista fisico, ma è più un'assenza da un punto di vista della partecipazione, magari appunto della vita quotidiana, piuttosto che in certi sogni che potrebbero essere comuni, nella progettazione di qualche tipo di, magari appunto viaggio, anche solo progetto, insomma. E questo 4 di bastoni al contrario lo sento molto associato a questo 2 di coppe al contrario. Qui c'è qualche tipo di unione che ha bisogno di essere guarita perché non è completamente appagata, non è completamente in equilibrio. È come se mancasse la parte di ascolto l'uno dell'altra o l'una dell'altro. C'è un profondo legame, magari è un legame di vecchia data, però manca quel quick per far sì che le cose siano in piena armonia. Quindi, ripeto, sento sempre la parola corteggiamento, quindi per ridare un po' di scintilla, se vogliamo, fate le cose come le avevate fatte, come andrebbero fatte, diciamo così, secondo le regole, come vi dice questa carta, e vedrete che arriverete al traguardo. Vi ricordo che la luna parla anche di sogni, ok? Di sogni sia ad occhi aperti ma anche ad occhi chiusi, quindi quello che si sogna. Andiamo a vedere per l'ultimo gruppo di persone qual è il messaggio, quindi per le persone che sono in separazione, in una relazione clandestina o a distanza. Abbiamo un re di pentacoli, re di pentacoli, 3 di coppe, 4 di coppe e 9 di bastoni. Il 4 di coppe c'era anche qui. Qui, ragazzi, qui c'è, visto che comunque è il gruppo anche delle relazioni clandestine, c'è un 3 di coppe, quindi c'è sì, c'è una sensazione di desolazione, sento. Qui di nuovo le cose vanno fatte secondo le regole, se voi siete il terzo o la terza incomodo, capisco bene perché c'è questo atteggiamento da 4 di coppe, quello che voi vorreste di più, questa nuova avventura, vivervela pieno, fidarvi anche dell'altra persona, però invece qui le carte vi consigliano di mettere delle barriere, di imparare a difendervi, ok? Perché comunque molte persone sono con, con una persona che è sposata, che è ancora sposata, o comunque se non è sposata legalmente ha comunque ancora un legame con un'ex coppia, con un'ex fidanzata, compagna, insomma. Quindi qui il consiglio è quello un po' di imparare a difendervi, ok? C'è anche bisogno di guarire per qualcuno. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Scusate. Divinazione. Wow. Questa carta, guardate, voi qui avete la sacerdotessa al contrario, ma in realtà la carta vi dice che avete l'abilità di vedere la situazione corrente con una chiara visione cristallina. Quindi fidatevi del vostro intuito, che è quello che non state facendo adesso, che è quello che un po' vi blocca adesso. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!